Salve e benvenuto o benvenuta a questa nuova lezione sugli ambienti del software dedicati al sistema qualità, nella quale vedremo la gestione delle non conformità. Quindi vediamo innanzitutto come si accede a questo ambiente. Ci possiamo accedere da questo pulsante Sistema Gestione Qualità, Inserimento Dati e poi andremo a non conformità cliccando su questo pulsante. Oppure, come visto nelle lezioni precedenti per gli altri oggetti, ci possiamo accedere dai pulsanti del pannello comandi principale, quindi cliccando su Sistema Qualità, Registrazioni, Processi di sistema, Gestione delle non conformità. E quindi troveremo qui tutto il menu completo sia dell'inserimento dati che dello storico delle non conformità. Quindi apriamo innanzitutto l'ambiente di inserimento dati e, come fatto nelle lezioni precedenti per gli altri oggetti del sistema qualità, dedicheremo questa prima lezione sulle non conformità all'inserimento dati e la lezione successiva alla consultazione e all'aggiornamento dello storico. Quindi apriamo l'ambiente di inserimento dati e qui vediamo che si possono inserire tutti i dati relativi alla gestione delle non conformità. Io, come fatto nelle due precedenti lezioni, ne ho già inserite due per commentarle insieme, per vedere come si inseriscono i dati, e andiamo subito a specificare che cos'è la non conformità. La non conformità, detto in parole semplici, sta a significare il fatto che è arrivata una pallonata al vetro e il vetro si è rotto. E quindi vuol dire che ci siamo comportati in maniera non congrua rispetto a quanto avevamo prefissato di comportarci, e quindi in base ad una regola che ci siamo dati nel sistema qualità dobbiamo rilevare incidentalmente o con le verifiche ispettive o in qualsiasi altro modo. In questo caso andiamo a rilevare che quella regola non è stata rispettata. Il sistema qualità consiste nello scrivere delle regole organizzative dei processi di lavoro. Non ci sono obblighi nello scrivere queste regole, se non ovviamente quelli cogenti di legge. Ovviamente non è che possiamo non pagare i contributi ai dipendenti o non rispettare le norme relative alla sicurezza del lavoro, però per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro all'interno della nostra azienda, nel sistema qualità possiamo scrivere quello che vogliamo. L'importante è che una volta scritte queste regole, poi queste regole vengano rispettate, perché nel caso in cui non vengano rispettate, appunto, scatta una non conformità. Scatta una non conformità che va gestita, va registrata, va gestita, e bisognerà poi dare evidenza della soluzione o meno del problema nel cartaceo, che poi si produrrà all'ente certificatore nel momento in cui annualmente, come già detto nelle due lezioni precedenti, verrà a verificare che l'azienda rispetta quello che ha scritto nel suo sistema qualità, quindi lo tiene a regola d'arte, e quindi è il caso di mantenere la certificazione ISO 9001-2015 nella sua versione 2015 o in quelle che saranno di questa azienda. Quindi innanzitutto andiamo a scrivere i dati essenziali delle non conformità, quindi il numero, la scadenza per il numero, la tipologia, e qui come sempre ci sarà un menu a tendina dal quale scegliamo, che potremo anche incrementare da questi pulsanti, come visto nelle lezioni precedenti, la data di apertura della non conformità, l'intensità, ecco, lieve, grave e gravissima sono proprio le diciture all'interno della norma ISO 9001-2015, quindi andremo a dire se è una non conformità lieve, grave o gravissima. Io in questo caso ho messo grave perché sono stati rilevati dei pezzi non conformi e non vendibili. Ora, in tutte le aziende dal processo produttivo più o meno viene fuori qualche pezzo che non è vendibile, e vedremo dopo nella gestione della non conformità che ci eravamo dati una percentuale che non avrebbe dovuto essere superata di pezzi non conformi e non vendibili, e invece abbiamo superato, come vedremo tra poco, quella percentuale. Quindi abbiamo messo che è una non conformità grave, perché ovviamente la norma ISO 9001 è tutta incentrata all'attenzione nei confronti del cliente da parte dell'azienda, e quindi produrre dei pezzi non conformi sicuramente è una non conformità grave. Poi mettiamo il responsabile della chiusura di questa non conformità, cioè la persona che dal momento in cui viene aperta fino a quello in cui viene chiuso, fino a quello in cui viene chiusa, si dovrà occupare di questa non conformità numero 1 sui pezzi non conformi e non vendibili.
La scadenza per la chiusura, nel sistema qualità ci si danno sempre delle scadenze, dobbiamo fare questo, in quanto tempo lo facciamo, a quella data poi verificheremo se l'abbiamo fatto o no, questo ovviamente non solo nel sistema qualità, ma in qualsiasi azienda anche che non ha il sistema qualità ci si danno delle scadenze e qui sono obbligatorie perché poi anche questa sarà un'ulteriore regola che andremo a creare incidentalmente all'interno del sistema qualità dicendo che entro il 30 aprile 2021 dobbiamo chiudere questa non conformità e se non ce la facciamo ovviamente se non lo faremo ovviamente anche questa sarà un'ulteriore mancanza all'interno della buona gestione nel profilo generale della buona gestione dell'azienda. Poi alla fine andremo a dire, io ora qui l'ho già scritto, ma lo potremo mettere in un momento successivo perché questo si deve mettere alla fine della gestione della non conformità per vedere che esito ha avuto, molto più comodamente come abbiamo già visto nelle due lezioni precedenti dall'ambiente di aggiornamento dati, oppure tornando anche qui sulla maschera, come si preferisce. E poi andremo a mettere una data di verifica della chiusura, nel senso che un giorno, il giorno stabilito, andremo a dire prendiamo il rapporto di non conformità, vediamo come l'abbiamo gestita e quindi andiamo a dire come magari si è chiusa e con quale esito, se con esito negativo, parzialmente positivo o con esito positivo. Quindi se il risultato che volevamo raggiungere non è stato raggiunto affatto, se è stato raggiunto in parte oppure se è stato raggiunto al 100%. Come sempre anche qui potremo andare a mettere una spunta di ciò che vogliamo fare in epilogo a questa non conformità. Ovviamente anche andare a mettere nessuna spunta se non vorremmo fare niente in conseguenza della gestione di questa non conformità. Però se vogliamo fare qualcosa, come abbiamo visto, mettere le spunte qui genera dei dati statistici. Quindi anche qui, come negli altri ambienti, abbiamo un campo promemoria dove potremo prendere tutti gli appunti che sarà necessario scrivere. Qui c'entrano fino a 64.000 caratteri e poi andiamo alla gestione vera e propria della non conformità. Quindi abbiamo un rapporto di non conformità, cioè quello che rileva la nostra mancanza rispetto alla regola che ci eravamo dati su questo argomento nel sistema qualità. Poi abbiamo la situazione attesa dalla gestione della non conformità e poi la chiusura della non conformità per dire veramente come sono andate le cose e quali provvedimenti abbiamo preso in ordine a questa nostra mancanza di rispetto nei confronti di una regola del sistema qualità. Quindi il rapporto di non conformità, io ne ho scritto uno brevissimo e ho scritto dalla linea di produzione X escono il 18% di pezzi non vendibili ai clienti. La regola dell'azienda, quindi quella che avevamo scritto nel sistema qualità che è documentata, la regola dell'azienda era quella che questa percentuale non fosse superiore al 12%. Quindi c'è un gap, un distanziamento del 6% rispetto a quelle che erano le nostre aspettative. E quindi qui il vetro è rotto, la pallonata è arrivata e quindi è una situazione da gestire. Ci attendiamo un risultato dalla gestione di questa non conformità, e cioè la riduzione al 10% entro 6 mesi, che poi la gestione della non conformità può anche voler dire che rispetto a come siamo organizzati, che non debbano uscire più del 12% di pezzi non vendibili, può darsi che sia per noi anche un risultato troppo ambizioso e magari per far questo ci sarebbero da fare degli investimenti che non possiamo fare. Quindi il sistema qualità poi, come vedremo nella lezione successiva sulle revisioni, ci dà anche la possibilità di rivedere i nostri obiettivi, di abbassare l'asticella anziché alzarla e magari andare a dire questo risultato proprio non ce la facciamo in base ai macchinari, in base al personale, alle competenze del personale, richiederebbe interventi tali che non possiamo fare dal punto di vista economico e quindi abbassiamo l'asticella. Nel nostro sistema qualità andremo con una revisione a modificare quella regola, a dire che ci basta che non superi il 15% anziché il 12% o addirittura il 20%. Quindi la chiusura della non conformità potrebbe essere anche il prendere atto del fatto che ci eravamo dati un obiettivo troppo ambizioso in base alle nostre capacità organizzative. Comunque, supponendo che questo non sia un obiettivo troppo ambizioso, potremmo andare a dire, se veramente ce la possiamo fare, che vogliamo ridurre al 10% entro 6 mesi i pezzi non vendibili. Cioè, tra 6 mesi dobbiamo andare a fare una verifica ispettiva e mettiamolo subito qui che faremo una verifica ispettiva
E tra 6 mesi l'andremo a fare per verificare se abbiamo raggiunto questo risultato e quindi se i pezzi non vendibili sono scesi dal 18% al 10% di tutti quelli che vengono prodotti. E poi ovviamente un rapporto di chiusura della non conformità in cui andremo a dire come l'abbiamo gestita e se questo risultato è stato raggiunto o meno. Come per le verifiche ispettive e i progetti di miglioramento che abbiamo visto nelle 2 lezioni precedenti, anche qui inseriremo i coinvolgimenti, quindi i processi coinvolti in questa non conformità, le risorse umane che sono coinvolte a quale settore appartengono e i settori aziendali coinvolti nella non conformità. Lo stesso per i documenti, quindi tutti i documenti che magari devono accompagnare la gestione della non conformità, che come detto precedentemente nelle lezioni precedenti possono essere dei documenti tecnici che devono essere consultati per far fronte a questa mancanza nell'organizzazione, e poi il piano attività in uscita. Quindi controllo X ogni 2 ore alla macchina N per fare in modo che magari tra un tempo e l'altro c'è da fare un piccolo intervento di resettamento, di piccola manutenzione, perché poi non ci produca dei pezzi non conformi, cioè dei pezzi che non sono vendibili al cliente. Che qui data di inizio e data di fine di questa attività con un responsabile attuazione e un responsabile della chiusura di questa attività. E poi anche in questo caso abbiamo l'ambiente di consultazione e aggiornamento dati che vedremo nella lezione successiva. Lo stesso, le stesse cose che sono state dette precedentemente, anche qui abbiamo un report della non conformità, sia in anteprima da cui possiamo fare la stampa, sia da questo pulsante da cui possiamo creare un file PDF da condividere con i colleghi negli ambienti di condivisione in cloud che ci sono oggi, o anche semplicemente per mandarlo tramite mail. Anche se sarebbe opportuno venire dentro il software a consultare i dati per evitare perdite di tempo, di spedire la mail di aprile, mi è arrivata, non mi è arrivata, mi si è confusa con altre 20, non la trovo. Quindi sarebbe importante che le persone che devono vedere il sistema qualità possano accedere al software, possano consultare tutto quello che vogliono senza far girare file. Comunque c'è anche questa possibilità. Quindi anche in questo caso, cliccando qui su anteprima, come se cliccassi qui su PDF mi creerebbe subito il PDF della non conformità numero 1 e qui cliccando su anteprima mi apre il report della non conformità numero 1. Se fossi sulla numero 55 lo aprirebbe della numero 55. Quindi lo apriamo, vediamo che è un report strutturato nello stesso modo di quello delle verifiche ispettive dei progetti di miglioramento, dove ci sono tutti i dati della non conformità numero 1 che abbiamo inserito, quindi scadenza, data di apertura, il responsabile, le risorse che sono coinvolte, ci ha ricomposto tutto in maniera ordinata, le note. E poi abbiamo anche tutto quello che abbiamo scritto sulla situazione attuale, soluzione proposta, e da qui potremo vedere per esempio che ancora non abbiamo scritto niente sulla soluzione data alla non conformità, il piano attività in uscita, data e responsabili, attuazione, direzione e responsabile della qualità. Ripeto ancora che per quanto riguarda la personalizzazione dei moduli, nel piedi pagina e nell'intestazione c'è un'apposita lezione dedicata alle stampe, ma che comunque da qui posso subito modificare la data che va in fondo al modulo se fosse necessario farle adesso, così come posso andare a modificare le firme cambiando il nome della persona, del responsabile della direzione, del responsabile della qualità e del responsabile dell'attuazione di quella fase del piano attività che abbiamo visto precedentemente. Quindi possiamo chiudere qui questa lezione e ti aspetto alla lezione successiva che avrà ad oggetto la consultazione e l'aggiornamento dei dati. Ciao!